Oggi parliamo di Procreate, l'applicazione indiscussa per il disegno su iPad. Colgo l'occasione per rispondere con questo video a delle domande che mi vengono fatte maggiormente sui social. Trovate i link dei miei social nella descrizione del video e se troverete il video utile ed interessante potete lasciarmi un like per il sostegno. Qualora non foste ancora iscritti, vi invito a farlo cliccando il pulsante iscriviti qui sotto al video. Può sembrare scontato, ma è necessario proteggere il nostro iPad per preservarlo nel tempo. È molto importante proteggere lo schermo con delle pellicole per evitare che si rovini dai graffi della penna. Indispensabile è una custodia, in modo da proteggere il dispositivo da vari urti e altri incidenti. Io utilizzo questa cover acquistata su Amazon, trovate il link del prodotto in descrizione. È una cover pieghevole grazie a questi intagli che vi consentono di reggere il supporto in orizzontale e ai lati è presente anche una sezione dedicata alla penna garantendovi l'Apple Pencil sempre carica. Ora dovete entrare nell'ottica di questo dispositivo e capire che ogni azione viene accompagnata da una gestualità. Voglio mostrarvi quelle usate più frequentemente. Con 2 dita cliccando sullo schermo potrete annullare un'azione. Con 3 dita potrete ritornare al principio del lavoro svolto. Nella sezione inchiostro utilizzo il pennello penna da studio per colorare i bordi di una figura. Questi tasti laterali permettono di modificare la dimensione e l'opacità del pennello. Per ingrandire un disegno occorre premere sullo schermo e allo stesso tempo allargare le dita, mentre per rimpicciolire bisogna chiudere le dita. Con il pennello penna da studio traccio il bordo della parte che mi interessa colorare. Riempio trascinando il colore. Clicco sul livello e vado su blocca alfa per concedermi di non uscire dai bordi durante la colorazione. Per sfumare i colori vado nella sezione aerografo e utilizzo il pennello aerografo morbido. Regolo la dimensione e l'opacità di questo pennello. Coloro sempre con l'opacità al di sotto del 50%. Poi in base a quanto scura dovrete fare una determinata zona regolerete l'opacità. Per avere un'immagine di riferimento basta cliccare sull'icona della chiave inglese, andate su tela e attivate la voce riferimento. Potrete ridimensionare la finestra a vostro piacimento. Per prelevare del colore da un qualsiasi punto vi basterà tenere premuto sullo schermo con un dito e spostarvi dove desiderate. Per creare un nuovo livello basta cliccare sul simbolo del più. Per spostare un elemento e poterlo ridimensionare dovete cliccare sul simbolo della freccia. Per sfumare bene i colori mi aiuto anche con lo sfumino. Mi raccomando, non tirate il colore ma fate dei piccoli movimenti circolari per amalgamare i colori. Anche per lo sfumino utilizzo il pennello aerografo morbido e procedo in questo modo per tutta la colorazione del disegno. Non ho fatto un tutorial dettagliato su questo programma perché su YouTube ce ne sono già molti. Ho voluto darvi delle nozioni essenziali in base alle domande che mi avete fatto. Spero con questo video di essere riuscita a soddisfare le vostre richieste. Se vi vengono in mente altre domande potete scriverle qui sotto al video. Io ora vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!